c'è tutta la vita a lavorare e poi c'è la pensione. Hai presente quelli che dicono finalmente vado in pensione? Che liberazione, finalmente potrò fare quello che voglio. Quelli che non vedono l'ora di tornare al paese di origine o magari di trasferirsi in una casetta in un bel posto. Già, ma poi se come capita dopo qualche mese sono morti? A cosa sarà servita una vita di rotture di coglioni aspettando un momento che forse non arriverà mai o che magari arriverà quando è troppo tardi per goderne davvero? In questo video voglio condividere con te una domanda che mi ero posto molti anni fa. Domanda che mi ha cambiato la vita e che potrebbe cambiare anche la tua. Parliamo di scelte, futuro, libertà e quindi anche di pensione. Se mi segui da un po', sai già che ho lasciato il mio lavoro sicuro tanti anni fa. Non perché avessi vinto la lotteria o perché fossi stanco di lavorare, ma perché ero stanco di aspettare. Ho cambiato varie volte, passando dall'aeroporto alla barca, poi al software, fino alla montagna e ai borghi. Ma non voglio ripetermi. Qui sotto trovi il link al video con tutta la storia. Molti vedono la pensione come un traguardo e sono disposti ad aspettarlo per tutta la vita. Io invece, molti anni fa, ho iniziato a pensarla diversamente. È successo quando mi sono reso conto che il mio desiderio era quello di vivere ogni fase della vita, facendo cose che mi piacevano, che mi stimolavano, fino all'ultimo giorno. Ovviamente non rinuncerò alla pensione che mi spetta e che mi sono guadagnato, ma non sarà un punto d'arrivo e nemmeno una liberazione. Molti dicono che bisogna accettare compromessi per tutta la vita. Dicono lavora, fatica, ingoia rospi, sopporta colleghi tossici e capi incapaci, ma resisti, perché poi un giorno andrai in pensione e lì comincerà la vera vita. Ma siamo sicuri? Secondo me questa è una gigantesca trappola. Quante persone si sono imbruttite con una vita insoddisfacente e si sono fatte consumare da lavori che odiavano solo per arrivare alla pensione? Chi ha fatto lavori usuranti giustamente merita un po' di riposo fisico. Ma non mi riferisco a questo. Parlo del trascorrere quasi tutta la vita ad aspettare un momento perfetto che forse non arriverà mai. Per questo ho sempre cercato di fare lavori che mi accompagnassero, non che mi incatenassero, cose che avessero senso, che mi dessero soddisfazione, anche per costruirmi un futuro lontano da panchine, viaggi per vecchi o cose del genere. Io penso che sia possibile cambiare la propria vita a qualsiasi età, anche per evitare di considerare la pensione come un paradiso. Secondo me la vera libertà è poter dire faccio quello che voglio, come e dove voglio, non perché ho smesso di lavorare, ma perché ho scelto un modo diverso di lavorare. Certo, non tutti possono o vogliono cambiare e ancora per qualche anno la pensione costituirà un ambito traguardo per molti. E va bene così. Ma chi sente che qualcosa non torna deve porsi subito delle domande, senza aspettare. Se sei tra questi, indipendentemente dall'età, secondo me dovresti fermarti un attimo e guardare la tua vita con onestà. Sei davvero disposto ad aspettare magari altri 10 o 20 anni per iniziare a vivere? Sei davvero convinto che la tua libertà arriverà da una data sul calendario? Oppure puoi cominciare a vivere oggi stesso un po' di quella libertà, qui adesso, con quello che hai e con quello che puoi fare. Io molto tempo fa ho scelto di non aspettare, perché sentivo già allora che la vita è breve e non si può sprecare nemmeno un minuto. E ogni volta che vedo qualcuno spegnersi, fisicamente o psicologicamente, proprio quando avrebbe dovuto finalmente riposarsi, mi convinco sempre di più che aspettare la pensione è il modo più lento per rinunciare a vivere. Tu come la vedi? Fammelo sapere. Non dimenticare l'iscrizione al canale, un mi piace, un hype, ma soprattutto anche la condivisione su altri social. E poi guarda questo video.